Ciao! Ciao! E bentornati sul nostro canale YouTube. Per chi non ci conoscesse, siamo due ragazzi della provincia di Padova, io mi chiamo Jacopo E io Stefano. e stiamo viaggiando per la nostra regione, per tutta l'Italia, per valorizzare e rispettare i posti più belli. Per esempio oggi quindi ci troviamo in Trentino Alto Adige, abbiamo appena varcato il Passo Fedaia e infatti alle nostre spalle vedete il bellissimo lago e ci troviamo quindi ai piedi delle Dolomiti, precisamente la Marmolada, che è la regina delle Dolomiti appunto. Come vedete ragazzi, quindi non siamo soli, ma c'è Samuel, Il nostro backstage, che già lo conoscete, e quindi domani sarà una giornata molto impegnativa e quindi abbiamo deciso di dormire qui la notte. Abbiamo montato le nostre tende e ci siamo accampati per la notte. E quindi siamo pronti per l'avventura di domani. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ecco le nostre tende. Rieccoci dopo la nottata, l'abbiamo passata in tenda e adesso ci troviamo in Val Gardena, precisamente a Selva di Val Gardena, e ora partiremo per il trekking. Andremo a fare precisamente il trekking per il rifugio Seceda, quindi arriveremo all'incirca quota 2005. Adesso quindi seguiremo il rifugio Firenze numero 3 perché quella sarà la prima meta di oggi e resta solo che seguire per vedere l'avventura. A dopo. Andiamo? Buongiorno ragazzi, come vedete questa è una scultura ed l'importanza di questa arte è quello di togliere del materiale. Si può lo stesso fare nella nostra vita se togliamo qualcosa, un domani lo apprezziamo. Per esempio, se voi restate senza mangiare 2 giorni, anche un panino diventerà buonissimo. Dovete sapere che in Val Gardena si parla per la maggioranza il ladino perché qui l'85%, 90% è di questa origine qui. Poi ci sono altre 2 lingue, ovviamente il tedesco più usato qui e poi l'italiano ovviamente. In questi boschi troviamo la fauna tipica, infatti sono molto popolati da camosci, da caprioli che vanno in giro in branco. I camosci, a differenza dei caprioli, sono un po' più scuri e si nutrono principalmente di erba e di muschi, mentre i caprioli si nutrono anche loro di erba, ma anche di lamponi, di funghi e un po' di tutto, e quindi ce li abbiamo qui insieme a noi. Infatti stamattina come prima cosa, appena svegli, abbiamo quindi smontato la tenda e come prima cosa abbiamo visto i caprioli, una cosa fantastica ragazzi. E abbiamo visto anche uno scoiattolino salire sopra un albero. Ragazzi, come prima malga troverete la malga Juak-Hutte, se si dice così, pronuncia non abbiamo tedesco.
Come detto in precedenza, seguiremo il sentiero numero 3 che ci porterà a Rifugio Firenze. Ora il sentiero è cambiato, da 3 è passato a 1 e quindi quello da seguire da questo punto sarà il numero 1. Comincia a fare più caldo, vero Samuel? Sì, ci siamo svestiti perché dopo un po' di salita ci si scalda. Comunque il percorso è abbastanza turistico e ci va bene. Cantuccio! Siamo arrivati a Rifugio Firenze, ricordiamo quindi che abbiamo parcheggiato al parcheggio Downey e per arrivare qui ci mettete all'incirca da 1 ora e mezza alle 2 ore. Questo rifugio fu costruito nel 1889 dai soldati tedeschi e poi nel 1920 fu preso in custodia dal CAI di Firenze. Che monti abbiamo attorno a noi? Allora, ci tengo a dire che avete appunto un panorama a 360 gradi e quindi vedrete il Sassolungo, il Sella e alla mia sinistra vedete il Furchetta. Adesso proseguiremo verso il Rifugio Seceda. Allora, come prima, adesso seguiamo sempre il numero 1 che ci porterà a Seceda. Ora stiamo facendo l'ultimo tratto, gli ultimi 25 minuti che ci porteranno al Rifugio Seceda. Questo tira abbastanza, Abbiamo fatto una piccola deviazione per arrivare in cima a Seceda e quindi Ve lo facciamo vedere tra 3, 2, 1...
Finalmente siamo arrivati alla conclusione, alla meta, cioè al rifugio Seceda, e oggi abbiamo fatto 1000 metri di livello abbondanti. Infatti siamo abbastanza stanchi. Se il video vi fosse piaciuto, mi raccomando, supportateci lasciandoci un bel like, iscrivendovi al canale e lasciandoci anche un bel commento. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!